Ciao a tutti ragazzi, come promesso la settimana scorsa, oggi vi vorrei presentare un prodotto inviatomi da un altro brand che ha deciso di sostenere il canale e sono i bastoncini che mi ha inviato Coberpol. Mi sono arrivati questi bastoncini il giorno prima che partissi per l'Alta Via 1, quindi avrei voluto farvi anche un video unboxing del prodotto ma non ce l'ho fatta, vi ho comunque messo un po' di storie su Instagram che vi lascio qua a fianco e niente, quindi li ho presi e testati immediatamente e oggi appunto sono qua per parlarvene. Coberpol è un'azienda lombarda nata negli anni 60 ed è stata la prima in Italia a produrre in maniera industriale i bastoncini da sci. Dopodiché si sono specializzati anche in altri tipi di attrezzature sportive come gli attacchi stessi per gli sci, ma alla fine il core principale dell'azienda si è poi incentrato sui bastoncini. Vendono sia bastoncini da sci che da trekking, un po' per tutte le discipline outdoor per cui è previsto l'uso di questo tipo di prodotto. Inoltre hanno incentrato la propria produzione con delle sistematiche green ancora prima che questo diventasse una moda e per un amante della natura come me questo non può che farmi piacere ovviamente. Inoltre se andrete sul loro sito nella sezione About Us vedrete un po' tutte le tecniche e i procedimenti che utilizzano appunto per essere il meno impattanti possibili sull'ambiente. È una sezione che a me è piaciuta veramente tanto, quindi consiglio anche a voi di dargli un'occhiata. E inoltre c'è anche da dire che Cober produce tutti i suoi prodotti interamente in Italia. I bastoncini che mi hanno inviato sono del modello Moss, è un modello che mi sono fatto consigliare direttamente da loro, ma andiamo a vedere un po' le caratteristiche tecniche di questo bastoncino. Innanzitutto è un bastone che può andare dai 110 ai 140 cm ed è composto di alluminio, un alluminio particolare che è prodotto interamente in Europa, ha tantissime parti riciclate al suo interno e quindi anche questo ovviamente, come vi dicevo prima, serve per essere un po' meno impattanti sul ciclo di produzione. Inoltre questo tipo di alluminio produce molta meno CO2 nel suo ciclo di lavorazione rispetto ad altri, quindi diciamo che già qua siamo molto attenti all'aspetto ambientale. Hanno una manopola in schiuma espansa e il peso per bastoncino è di 279 grammi. Assieme ai bastoncini vi verranno vendute anche delle coroncine piccoline e dei puntali di gomma per andare appunto a coprire il puntale in alluminio del bastoncino stesso in caso di trasporto o in caso lo utilizzate magari su superfici rigide come l'asfalto ad esempio. Detto ciò, che è tutto bello, tutto interessante, però vorrei darvi il mio parere dopo che li ho utilizzati sia sull'Alta Via 1 della Valle d'Aosta che sulla Translagorai, quindi in tutto sono stati diciamo 6 giorni di trekking, anche abbastanza intenso, quindi secondo me gli ho già dato, gli ho già fatto un bello stress test. Partiamo dai pro. Secondo me il pro in assoluto che sovrasta tutti gli altri ragazzi è l'impugnatura. Io ho trovato l'impugnatura di questi bastoncini veramente eccezionale. Sono super ergonomici, addirittura data la forma ho iniziato anche a impugnare il bastoncino in maniera diversa, nel senso che non lo stringo più solamente a pugno, ma visto che ha questa sezione abbastanza larga in testa ho anche iniziato a impugnarlo lasciando il pollice qua sopra e devo dire che è veramente super comodo. In più hanno un laccetto che come vedete è bello largo e quindi crea tantissima aderenza al bastoncino stesso. Devo dire che nonostante io sia uno che suda parecchio anche nelle mani, questa gomma non mi ha mai fatto irritare la pelle e questo bastoncino sì, si è ovviamente bagnato di sudore ma si asciugano anche in fretta, quindi devo dire veramente eccezionale. Fra l'altro ne approfitto per dire che sto ancora vedendo tantissime persone che impugnano il bastoncino in maniera sbagliata, nel senso che salgono da sopra nel laccetto e vanno a impugnare il bastoncino in questo modo. Impugnare così il bastoncino ragazzi vi fa lavorare tantissimo la mano e nient'altro, invece se andate a impugnare il bastoncino da sotto, tirate verso il basso, quindi fate presa sul laccetto e andate a stringere, potrete usare interamente il sistema della manopola e del laccetto dei bastoncini da trekking, perché così facendo andrete a spingere non solo con le dita ma anche con il polso e con l'avambraccio nella fase di spinta del bastoncino verso il basso, dopodiché potrete andare a stringere veramente le dita per andare a recuperare il bastoncino. Piccola parentesi perché vedo ancora tante persone che impugnano il bastoncino in maniera errata. Torniamo all'impugnatura, perché vi volevo anche far notare che sotto all'impugnatura vera e propria c'è un'ulteriore sezione di schiuma espansa, questo per poter andare a impugnare il bastoncino magari nelle fasi di salita in cui ci serve meno leva e quindi possiamo andare a switchare dalla parte alta alla parte bassa, quindi
Diciamo che secondo me il pro di questo tipo di bastoncino è veramente questa impugnatura che, ripeto, secondo me è la migliore che ho mai utilizzato da quando vado in montagna su tutti i bastoncini che ho utilizzato. Inoltre c'è un altro pro secondo me, che è quello delle chiusure, dei morsetti, che secondo me funzionano veramente bene, hanno una buona scorrevolezza e devo dire che una volta chiusi il bastoncino rimane perfettamente in posizione nell'altezza che avete regolato, quindi ottimo punto a favore anche questo secondo me. Passiamo però ai contro, perché come sapete mi piace essere trasparente in tutto, quindi se testo un prodotto vi voglio dire sia gli aspetti positivi ma quelli negativi, e non è che perché ora collaboro con delle aziende quindi è tutto bello e sono tutti prodotti perfettamente funzionanti, questo ci tengo sempre a sottolinearlo. Secondo me un contro di questo bastoncino sono le vibrazioni. Il primo utilizzo che ne ho fatto, diciamo, non me l'aspettavo, ma ho sentito subito delle vibrazioni nel momento in cui si va a puntare il bastoncino per terra. Ora, non sto dicendo che sono vibrazioni allucinanti per cui il bastoncino è inutilizzabile, per carità. Sono vibrazioni che si sentono su, penso, l'80% dei bastoncini che ci sono in commercio, quindi non vi spaventate. Però, ripeto, è una cosa che ho avvertito, quindi ci tenevo a comunicarla anche a voi, perché appunto io l'ho avvertita subito. Dopo 6 giorni, dopo le 2 vie che vi dicevo che ho fatto, queste vibrazioni ormai le sento veramente poco, perché sicuramente mi sono abituato a utilizzare questo bastoncino già, però ripeto, le ho sentite e quindi mi sembrava giusto dirvelo. Quindi globalmente io ragazzi vi posso dire che mi sto trovando bene con questi bastoncini, ovviamente avranno bisogno di ulteriore test, perché come tutti i prodotti vanno provati a lungo per capire veramente quali sono i pregi e i difetti, quindi mi riservo di parlarvene ancora prossimamente sul canale. E se siete interessati all'acquisto di questo bastoncino vi consiglio di andare sul sito di Kober, sul quale lo trovate al prezzo di 88,90 €, e se vi iscrivete alla newsletter di Kober avrete anche un piccolo sconto, quindi vi consiglio di andare sul sito, appunto, vedere tutti i modelli che producono, perché hanno veramente un sacco di modelli in produzione, e vedere se insomma c'è qualcosa che fa per voi. Io vi lascio come sempre in descrizione il link del sito e il link della loro pagina Instagram, e niente, io spero di esservi stato utile con la recensione di questo prodotto, che ripeto vi dirò anche più avanti come procede con l'utilizzo. Se volete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio vi consiglio di seguirmi su Instagram e su TikTok, e direi che noi ci vediamo fra 2 lunedì qua sul canale, perché quando uscirà questo video io sarò sul Kungsleden, e quindi niente, dovrete aspettare che torno a casa per mettermi al lavoro sui video di questa avventura, che spero insomma sia incredibile come mi immagino. E quindi niente ragazzi, noi ci vediamo prossimamente e nel frattempo statemi bene. Ciao!